Buongiorno, grazie di essere venuti, benvenuti al Quattro Madonne Caseificio dell'Emilia. Mi chiamo Susanna e vi accompagnerò alla scoperta di come il latte diventa parmigiano reggiano. Parmigiano reggiano nasce quando i monaci benedettini circensi si sono insediati in un paesino sulle colline del Reggiano, a Parco di Bibbiano, portando con loro la vacca frisona, che è una vacca pezzata bianca e nera olandese, grande forza lavoro ma anche grande produttrice di latte. Per riuscire a conservare ed addirittura commercializzare il latte, i nostri monaci circensi hanno avuto un'idea interessante e geniale che si scoprirà all'interno del nostro percorso. Il parmigiano reggiano si può produrre solamente in una piccola parte dell'Emilia, non in tutta. Per intero nella provincia di Parma, Reggio Emilia e Modena, una piccola parte a sinistra di Bologna e una piccola parte a sud di Mantova, che addirittura in Lombardia, a sud del fiume Po. Ci troviamo davanti 52 caldaie troncoconiche rigorosamente in rame. Perché in rame? Il rame è un ottimo conduttore di calore e noi, per abbassare o alzare la temperatura della caldaia a seconda di quello che dice il casaro, che è la figura più importante all'interno del caseificio, utilizziamo il vapore che passa nell'intercappedine tra la caldaia troncoconica in rame e l'acciaio esterno. Come nasce la forma? Innanzitutto noi effettuiamo 2 raccolte del latte, una alla sera e una alla mattina. Sia il latte della sera che il latte della mattina non deve stare più di 2 ore sul camion e qui si comincia a mescolare. Si comincia a mescolare finché, alzando la temperatura, non si crea una cagliata. Questa cagliata viene controllata dal casaro e si comincia un processo che si chiama spinatura, ovvero deve essere rotta. La spinatura si chiama così perché l'attrezzo che utilizziamo lo abbiamo chiamato spino, sempre perché i monaci circensi per fare la spinatura utilizzavano i rami di biancospino, quindi abbiamo mantenuto come ricordo questo nome. Che cosa succede? Tramite la spinatura la cagliata viene rotta e caldaia per caldaia, il casaro a mano nuda tocca i piccoli chicchi che si formano grossi come chicchi di riso, ne controlla l'umidità e la consistenza, controlla la limpidità del siero e se ritiene che è tutto corretto fa abbassare leggermente la temperatura in modo che tutto decada verso il fondo. Avremo a questo punto una massa caseosa di 100 kg che rimarrà sotto siero per un'ora. Mi raccomando, pensate che sono 60 gradi e lui riesce a mano nuda a capire quando è il momento di lasciare decadere tutto verso il fondo. Passata un'ora, sempre il casaro andrà a controllare le caldaie e verrà effettuata la levata. Cosa vuol dire? Che verranno tirati su tramite una pala di legno dal fondo della caldaia che è troncoconica, verrà tirata su questa massa caseosa di 100 kg. Quindi partiamo da 1100 litri di latte per avere 100 kg di massa caseosa. Rigorosamente messa in una tela in lino, perché il lino è completamente naturale, e la lasceremo iniziare a filtrare il siero in eccesso. Dopo verrà tagliata in 2 e verrà messa questa massa caseosa in 2 tele di lino e ogni caldaia produrrà 2 masse gemelle da 50 kg l'uno. Vengono portate nel primo presalatoio dove stanno un giorno. Vengono messe dentro delle fasce di teflon, viene accuratamente sistemata la fascia di lino e viene apposto un peso di 10 kg. In questa fase verranno voltate 4 volte
e si cercherà di perdere più siero possibile. Le nostre forme sono pronte per avere l'ultimo ingrediente necessario, quindi vengono immerse in un salatoio per all'incirca 20 giorni. Le nostre forme, per essere pronte per andare al magazzino di stagionatura, devono stare a 36 gradi centigradi per 4 ore all'interno di una camera calda, in modo che perdano gli ultimi liquidi e che siano veramente pronte per poter andare nel magazzino di stagionatura a diventare il nostro parmigiano reggiano. Nel magazzino di stagionatura le forme, il nostro ne contiene 3500 circa, le forme devono stare ad una temperatura controllata tra i 16 e i 18 gradi sia estate che inverno, con un 82% di umidità. Le nostre forme vengono voltate tutti i giorni tramite un'apparecchiatura, vengono prese a 2, viene spazzolato lo scalzo, pulita la parte piatta e vengono voltate perché devono sempre essere coccolate. Le scalere sono in legno di larice semplicemente perché il larice non dà odore, non dà sapore e assorbe, diciamo, il liquido che viene a fuoriuscire in stagionatura. Quando sono trascorsi i nostri 12 mesi, le forme vengono tutte indistintamente, quelle che hanno raggiunto 12 mesi di età, quindi hanno compiuto un anno, vengono tutte espertizzate, quindi arriva un battitore esterno mandato dal consorzio per la tutela del parmigiano reggiano che, battendo con il martelletto, quindi una grande artigianalità, battendo sulla parte bombata che è lo scalzo, tramite la vibrazione del martelletto si rendono conto se ci sono sempre delle piccole bolle dei difetti e se il sale ha raggiunto esattamente il centro della forma. Nel momento in cui vengono espertizzate e la forma viene ritenuta idonea, viene apposto un marchio a fuoco e noi abbiamo parmigiano reggiano di 12 mesi DOP. Da qui può continuare a stagionare all'infinito. Allora, questa che vedete è la degustazione che proponiamo ai nostri turisti. Si compone di tosone, che è un formaggio fresco di 3 giorni totalmente privo di lattosio, pane e formaggio fuso spalmabile al parmigiano che produce la nostra casara, ricotta e 4 stagionature di parmigiano reggiano, 12, 18, 24 e 36, in abbinamento a marmellata e mostarda e crema di aceto balsamico. Ovviamente il tutto innaffiato da un vino tipico locale, il nostro Lambrusco.